psicologica fondamentale. Perché studiare un economista? Dobbiamo diventare dei tecnici? Assolutamente no. Dobbiamo laurearci in economia? Assolutamente no, ma come vi dicevo nei video precedenti abbiamo bisogno di mettere qualcosa di molto utile all'interno del nostro bagaglio, in modo tale da poter avere una facilità nel nostro percorso verso la consapevolezza economica e finanziaria. Quindi, tornando a Keynes, perché Keynes è stato scelto per questa lezione? Perché sicuramente è un economista che ha trattato uno dei temi essenziali dell'educazione finanziaria, ossia la propensione al risparmio dell'individuo. Keynes individua 8 motivi di risparmio dai quali nessuno di noi può sfuggire, potremmo dire, proprio perché sono così generici ma così peculiari allo stesso tempo che riguardano davvero le esigenze di ciascuno di noi. Ora, rintracciare l'esigenza per cui si fa un qualcosa diventa essenziale per capire come ragionare in vista appunto del famoso raggiungimento degli obiettivi economici e il raggiungimento della propria serenità finanziaria. Keynes individua 8 motivi di risparmio, 8 motivi per cui a un essere umano viene in mente di non sperperare tutto il giorno stesso che lo accumula. E questi 8 motivi li trovate in una piccola, breve, cortissima serie di slide qui sotto. È un link, potete scaricare il PDF proprio perché così noi andiamo un po' più veloci nella chiacchierata e le risorse le andate a tenere con voi per poter riflettere anche dopo il video su quello che ci siamo detti. Chiarito questo, andiamo ad analizzare nuovamente la teoria di Keynes. Oltre a questi 8 motivi che andrete a studiare e saprete a memoria perfettamente, Keynes fa una riflessione molto importante, ossia afferma che al crescere del reddito di un individuo cresce la sua volontà di risparmio. Al decrescere del proprio reddito diminuisce la propensione al risparmio. Questo può sembrare un concetto ovvio, ma in realtà di ovvio non c'è nulla. Noi non dobbiamo approcciarci a nulla come un'ovvietà e dobbiamo imparare ad analizzare i meccanismi profondi che stanno alla base di una frase che può apparire lapalissiana. Andiamo a spezzettarla, analizziamo la prima parte di questo concetto, ossia che al crescere del reddito cresce la propensione al risparmio dell'individuo. Che vuol dire? Vuol dire che rispondendo a quella che è la regola madre della produzione di reddito e quindi al soddisfare dei bisogni, io produco reddito per accrescere il mio tenore di vita, ancor prima produco reddito per sostentarmi. Al crescere di questo reddito io avrò un tenore di vita che crescerà, ma poi ad un certo punto si stabilizzerà. Provo a spiegare ancora meglio questo concetto. Facciamo una sorta di esempio generico. L'individuo X guadagna tot. Questo tot a seguito di una promozione, di un successo imprenditoriale, di un lascito ereditario, di un qualunque motivo, questo tot si accresce, ad esempio, della metà. Quindi avevo 10, adesso ho 15. Automaticamente, in un primo momento, per soddisfare sempre un bisogno psicologico, io andrò ad accrescere la mia spesa. Quindi se prima vivevo in una casa che mi piaceva così così, sicuramente o apporterò delle migliorie a quello stesso immobile o andrò a trasferirmi in un posto che mi piace di più. Se prima mi concedevo una cena in meno, vorrò concedermi una cena in più. Così per la cura del corpo o per una vacanza crescerà la mia voglia di spendere. Ad un certo punto però, dato a pagamento a questo bisogno psicologico di soddisfazione, mi arresterò. Quindi andrò a riequilibrare il mio reddito con il mio risparmio.
perché mi renderò conto che quello che ho conquistato mi piace e quindi per mantenerlo o ancora per espanderlo non posso continuare a gravare sulla spesa. Qui io mi fermerei un attimo perché spesso mi capita di parlare con delle persone che ad esempio sostengono anche dei costi ingenti per soddisfare un appagamento psicologico che può essere quello del veicolo, che può essere quello di determinati comfort, come si suol dire in comode piccole rate, e va ad appesantire la propria situazione economica spendendo più di quello che il suo reddito gli consente. Ora, non mi rispondete che mi devo privare anche di quello? Assolutamente no, però è una riflessione intanto che dovete fare. Acquistare un determinato accessorio, io vi ho fatto gli esempi, ma ce ne possono essere altri, e non voglio demonizzare nessuna categoria e nessuna volontà di spesa di nessuno di voi, quindi ragioniamo sempre per astratto. Se io acquisto un accessorio che non è un investimento perché con il tempo andrà a perdere valore e non andrà ad incrementare il mio patrimonio, sto commettendo, diciamo, un errore organizzativo delle mie finanze. Che ogni tanto questo tipo di errore vada fatto per un appagamento psicologico, assolutamente sì, e infatti è quello che accade quando si ha la tredicesima, ripeto, un premio o un incremento del proprio reddito, in base ovviamente alla proporzione, la prima cosa che si fa è si tende a spendere un po' di più. Poi c'è chi invece quel po' di più fa finta di non averlo e lo investe o lo risparmia. Andremo ad analizzare poi tutte le varie categorie soggettive in una rubrica apposita che è dedicata proprio a tutti gli aspetti psicologici che incidono sulla nostra propensione al rischio e al risparmio. Quindi fermiamoci qui. Non è quindi così scontato che al crescere del reddito cresca anche il risparmio, perché il primo atteggiamento della maggior parte degli individui è quello appunto di spendere proporzionalmente all'incremento del reddito. A un certo punto c'è un bilanciamento di questa situazione e ripeto, per non tornare indietro, ma per mantenere questa stabilità, si tende a risparmiare un po' di più per appunto crescere o mantenere quel risultato già avuto. Al contrario, al decrescere del reddito, decresce la propensione al risparmio. Anche questa può sembrare un'ovvietà, ma alla fine può sembrare anche una cosa assurda, perché dici, ma scusa, se ho poco devo risparmiare per avere un po' di più, ma se io ho poco e quel poco facciamo finta sia uno stipendio o un tot di provvigioni che mi vengono versate mensilmente, quindi a seguito di prestazioni, quindi fatturo un tot. Questo tot mi serve, ehm, diciamo a malapena, per coprire le mie spese. Ma cosa volete che risparmi? Cioè, viene da ridere quando dicono risparmio, ma cosa devo risparmiare se non ho la possibilità di uscire da questa ruota del criceto, la chiamano molti motivatori, e quindi non riesco a uscire da questo mood per cui io a un certo punto produco il reddito solo per il soddisfacimento dei miei bisogni essenziali. Questo è quello che un po' ci dice Keynes. Queste sono delle riflessioni che dobbiamo fare. Non vi voglio lasciare nel senso di frustrazione per chi in questo momento magari purtroppo è in una situazione in cui le entrate coprono a stento le uscite, perché insieme troveremo una quadra per migliorare anche questa situazione. Come dicevo nei primi video, nella presentazione proprio di questo percorso non c'è nessuna volontà di trasmettervi il messaggio che seguendo questi appuntamenti diventerete milionari. Assolutamente no. Imparerete a gestire quel poco, tanto o giusto che avete. Sarà molto importante soprattutto per chi ha una mala gestione e la mala gestione si presenta sia quando c'è uno spreco eccessivo, sia quando non si riesce ad avere la possibilità di risparmiare.
Tutto molto complesso forse, anche qui sono tutti argomenti delicati. Se qualcuno di voi vuole commentare o mi vuole scrivere in privato, magari proprio per descrivermi la sua esigenza, la sua situazione, in modo tale che io possa usarlo, fra virgolette, come caso studio, ovviamente in modo anonimo, a me fa piacere perché così riesco a darvi delle risposte concrete. Altrimenti procediamo con quella che è la nostra scaletta. Sono qui per darvi delle risposte per quanto mi è possibile darvi delle risposte. Sarò ben felice di poter creare con voi un rapporto che sia del tutto sincero e utile per voi. E anche per me perché mi fate fare sempre più esperienza su quelle che sono poi le varietà delle situazioni economiche di ciascun soggetto. Ognuno di noi è unico e straordinario e ha una propria storia, quindi è importante, se vi fa piacere, condividere anche la vostra situazione e poi apriremo una rubrica proprio volta a fare degli esempi che possano darvi delle risposte concrete. Detto questo, con Keynes, diciamo, la chiudiamo un attimo qui. Riflettete sugli 8 motivi del risparmio, riflettete su quelle che sono le leve psicologiche che azionano la dinamica espressa da Keynes, quindi aumento reddito, aumento risparmio per mantenere o per migliorare ancora, diminuisce il reddito, un po' di frustrazione, diminuisce la mia capacità di risparmio perché non ho scelta. Chiuso questo piccolo assaggio di Keynes, che ovviamente non è esaustivo, ma è proprio la pillolina che ci serve da inserire lì nel nostro bagaglietto. Concludo salutandovi e ringraziandovi per l'attenzione, facendovi soffermare su questo concetto perché continueremo nel prossimo video partendo proprio da questo presupposto.